ritrovato su Radio Rossonera, anzi benvenuto, dato che è la prima volta. Grazie per l'invito. Tobia, io ti chiedo subito, abbiamo letto il tuo pezzo su Panorama, ti chiedo subito come si evolverà questa situazione. Abbiamo letto appunto di questi contatti intensificati con i rappresentanti del fondo PIF, ti chiedo secondo te come si evolverà questa situazione in futuro? Bella domanda, diciamo. No, allora diciamo che io partirei da un presupposto, che quello che sappiamo di certo è che insomma anche ufficiosamente non viene smentito, che c'è la necessità della proprietà del Milan, di Cardinale, di Edberg, di pagare anticipatamente il prestito fatto da Elliott, i famosi 550 milioni, che hanno interessi al 7%, quindi gravano di una quarantina di milioni l'anno. Se questo poi possa portare solo a un subentro di un altro prestatore oppure a una quota del 49%, questo non è facile dirlo, ma al tempo stesso manifesta la necessità di trovare della liquidità. Chi è disposto a entrare prendendo il 49% non avendo potere di governance, potere decisionale e poter metter bocca? Difficile. Sappiamo che ci sono stati contatti nel mese di dicembre, i viaggi di Cardinale l'hanno testimoniato sia con Investcorp che con PIF. Da quello che risulta, i contatti con Investcorp non hanno avuto, con i quali ricordiamo c'era stata già una trattativa, infatti prima di Edberg sembrava che dovesse essere Investcorp a subentrare, non hanno avuto seguito, mentre quelli con PIF hanno avuto seguito. Una notizia che è stata data non da Panorama ma da un altro quotidiano, di rappresentanti di Aramco a Milano per portare avanti la trattativa risulta, e quindi la difficoltà che era già emersa a dicembre era che difficilmente PIF accetterà, anzi è impossibile che accetti di entrare in minoranza, e quindi o si tratta di una maggioranza o si tratta di un affare che può andare avanti avendo come centrale il punto dello stadio. Oggi è stato il primo via libera allo stadio, ma per portare a termine nel 2028 il progetto stadio serve circa 1 miliardo. Di questo miliardo è impossibile che venga interamente coperto da prestiti bancari, e quindi c'è la necessità, almeno per un 30-40% dell'importo complessivo, che ci sia della liquidità. A quanto pare in questo momento Cardinale non ha a disposizione questa liquidità, a quanto pare Elliott, che al di là delle indiscrezioni che ci sono state o dei vari documenti che sono stati portati, rivelati, e che comunque è un filo rouge ormai da anni, no? Nella proprietà del Milan, e ancora adesso a rappresentanti nel CDA, non è intenzionato a coprire questa parte, e quindi è possibile, tornando alla domanda alla quale è difficile rispondere in modo onesto, no? Che mi hai fatto all'inizio, è possibile che il discorso stadio abbia un ruolo centrale in questa trattativa. Ma tra l'altro nel pezzo parli di questo prestito in scadenza agosto 2025, giusto? Sì, che è un prestito triennale, scadenza 2025, nel normale andamento dei rapporti, delle operazioni finanziarie è anche giusto e corretto che Redbird un po' prima di un anno prima della scadenza comunque sia alla ricerca di qualcuno che magari anche anticipatamente ripaghi il prestito. Il problema è capire a che tassi adesso possono essere ripagati, perché è vero che adesso dovrebbero iniziare a riscendere un po' i tassi, ma comunque sono ancora arriviamo da un paio di anni in cui c'è stato un rialzo abbastanza elevato dei tassi di interesse, e quindi non è semplice in questo momento trovare. Vediamo anche le difficoltà che sta avendo l'Inter, in una situazione completamente diversa, perché comunque la situazione di bilancio del Milan, tra Milan e Inter sono agli antipodi. Il Milan ha chiuso dopo anni, è riuscito a chiudere il bilancio inutile,
l'Inter ha riportato perdite anche quest'anno superiori a 80 milioni, il Milan sostanzialmente non è indebitato, quindi da questo punto di vista c'è da dire il lavoro che è stato fatto dopo la gestione di Hong Kong Lee da parte di Elliott e Redbird dopo, insomma, può solo trovare applausi, cioè sono stati in grado di portare inutile, sebbene inutile, insomma, di 6 milioni, quindi non trascendentale, ma comunque di portare inutile consiglia, mentre sappiamo che l'Inter ha circa 800 milioni di debiti complessivi, anche quest'anno, nonostante la situazione sia in miglioramento, sono state perdite superiori a 80 milioni, l'anno precedente erano stati intorno ai 140 milioni, quindi comunque le due situazioni sono completamente diverse, però anche l'Inter si trova a dover adesso ripagare un altro prestito, stava sottoscritto un altro fondo, OAC3, da 275 milioni, però aveva interessi del 12%, quindi adesso diventerebbero 380 milioni, quindi la situazione, diciamo, dell'Inter è diversa, è un po' più grave, è anche più a termine, sì, rispetto a quella del Milan. Tobia, io a proposito di situazioni precedenti ti chiedo invece di Blue Sky, perché nel tuo articolo su Panorama è citata anche questa cosa, se ce la spieghi magari un attimino meglio per capire, insomma, in che modo rientra in questa questione. Allora, sostanzialmente Blue Sky era il socio di Elliott prima che ci fosse la cessione a Redbird e diciamo, aveva una partecipazione riscontrata nelle società lussemburghesi che erano attraverso le quali poi veniva controllato il Milan. C'è una causa in corso, diciamo, andando in soldoni e sintetizzandola un po', possiamo dire che Blue Sky ritiene che i suoi diritti non siano stati rispettati e che la cessione del Milan da Elliott a Redbird sia avvenuta senza che il fondo sia stato consultato, e quindi di conseguenza ritiene di dover, la cifra precisa è 117 milioni che dovrebbero essere avrebbero dovuto avere per la cessione da Elliott a Redbird, e quindi c'è una causa in corso su questo. Si stanno aspettando dei documenti che devono arrivare sia dagli Stati Uniti che dal Lussemburgo. Sappiamo, abbiamo avuto notizie, no, un po' di mesi fa, che c'erano stati c'era un lavoro anche, diciamo, della finanza, erano usciti diversi articoli su questo, e quindi si attendono gli esiti dei controlli che stanno effettuando gli inquirenti sui documenti che devono arrivare. Alcuni dagli Stati Uniti, da quello che risulta, fonti giudiziarie sono già arrivati, altri dal Lussemburgo invece sembra che ci siano un po' più di difficoltà nel reperirli. Però comunque questa è nel caso in cui il Milan dovesse esserci un nuovo passaggio di proprietà, questo sarebbe cioè la causa in corso comunque è un elemento da tenere in considerazione, perché ovviamente il futuro acquirente avrebbe la necessità di sapere che il bene che vada ad acquistare è completamente libero da eventuali problematiche giudiziarie. Ma ti chiedo una cosa al volo, proprio in chiusura, 30 secondi. Tu lo prevedi un passaggio di proprietà nel breve, o ci vorrà un po' di tempo, oppure non avverrà proprio? Secondo me è molto probabile che ci sia un nuovo passaggio di proprietà. Questo ovviamente è tu mi chiedi una previsione. Una previsione, sì. Secondo me sì. E secondo me è cruciale la questione stadio. Secondo me ci sono dei soldi sono da mettere 400 milioni e Cardinale in questo momento ha difficoltà. Tobia, grazie mille, buona giornata, buon lavoro e a presto su Radio Rossonero. Grazie, ciao.